Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione sui ruoli di amministrazione di uso più comune all'interno dell'account Office 365, in cui andremo a concludere con l'ultima figura di amministratore, cioè quella di User Experience Success Manager, che è la figura di amministratore che dalla lettura dei report e dai messaggi del centro messaggi cerca di trarre il massimo vantaggio in termini di prospettiva organizzativa dell'azienda e di massimizzazione del processo di digitalizzazione dell'azienda per raggiungere i migliori risultati possibili in termini di produttività. Quindi legge i report, legge i messaggi che periodicamente arrivano e cerca di capire cosa c'è da migliorare, quali applicazioni vengono usate di più, quali di meno, su cosa c'è da fare pressione nei confronti dei dipendenti dell'azienda appunto per accelerare il processo di digitalizzazione. Qui trovi il link al Microsoft Support, anche questa figura è nominata dall'amministratore o dal Global Administrator e non ha nessuno dei poteri concettuali che abbiamo visto all'inizio di questa sezione, quindi non ha poteri operativi, quindi può solo leggere, non può fare nient'altro, non può creare con nessuna di queste applicazioni che vedi qui in basso, non può condividere nulla. Quindi andiamo innanzitutto a vedere come si attribuisce, come al solito, il ruolo, quindi utenti attivi, scegliamo un utente qualsiasi, scegliamo l'accompagnatore numero 4 dell'evento congressuale, gestione ruoli, accesso all'interfaccia di amministrazione, User Experience Success Manager, salva le modifiche, cosa che come al solito non faccio. Quindi dicevo lettura dei report e lettura del centro messaggi, quindi lo abbiamo visto ampiamente nelle altre due lezioni, ma rivediamolo velocemente. In report si poteva vedere il punteggio di adozione, cioè un punteggio rapportato a 100 su quanto ha fatto progressi il percorso di trasformazione digitale dell'azienda in termini di collaborazione ai contenuti, in termini di lavoro in team, in termini di mobilità. E poi avevamo l'utilizzo, potendo vedere l'utilizzo di tutte le applicazioni insieme graficamente oppure anche di singole applicazioni come per esempio solo Teams o solo SharePoint. E dicevo, oltre questo, il centro messaggi. Quindi andiamo a vedere il centro messaggi che è in integrità, centro messaggi, e qui trovavamo, come se ricordi da quella lezione, tutti gli aggiornamenti che Office 365 ci invia, che la Microsoft ci invia su novità di Office 365. Per esempio, uno degli ultimi che è arrivato, questo su Teams, vediamo, lo apriamo. Aggiornamenti automatici per l'app Teams nei dispositivi Team basati su Android, quindi riguarda i dispositivi Android e quindi per chi vuole scaricare l'applicazione Teams su Android ci sono degli aggiornamenti automatici, quindi qui probabilmente si dovrà andare su Google Play Store, riscaricare Teams oppure cliccare su aggiorna e ci sono delle novità semplicemente facendo degli aggiornamenti automatici. Poi andando a leggere tutto l'articolo ovviamente si capirebbe più a fondo la novità che è stata introdotta. Quindi ecco, l'amministratore, questa figura di amministratore di User Experience Success Manager cerca di far tesoro di tutte queste informazioni, di riferire a chi di dovere, per esempio anche alla direzione dell'azienda, per fare in modo che poi l'azienda faccia le dovute pressioni sui dipendenti per fare in modo che appunto il processo di digitalizzazione proceda nel migliore dei modi possibili e che quindi l'operatività aziendale aumenti la sua produttività. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!